bentornati nel mio canale YouTube. Questo è un altro video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7100 e in particolar modo vedremo in che modo possiamo contare il numero dei cicli di scansione del programma. Ci interessa sapere quanti cicli ha compiuto il programma. Vogliamo contare anche quante volte la CPU è stata riavviata e vogliamo anche visualizzare, come possiamo vedere questa immagine dell'HMI, la data, l'ora dell'ultimo riavvio, quanti riavvii ha avuto, quanti cicli ha contato e inoltre metteremo la data e l'ora del sistema e la data dell'ora locale. Questo video è il seguito di quello del precedente dove ho introdotto in che modo possiamo utilizzare la data e l'ora del sistema e la data ora locale. Se non l'avete visto vi lascio il link nella descrizione del video. Il video sarà in italiano, poi sottotitolato, ma anche l'audio sarà in inglese. Ma prima di passare a vedere in che modo attraverso il nostro TIA Portal, collegato ovviamente al nostro PLC, poter realizzare queste cose, volevo parlarvi brevemente del ciclo di scansione. Ciclo e tempo di scansione in maniera veramente minima. Il PLC deve eseguire ovviamente le istruzioni del programma che noi abbiamo realizzato. Questo programma è contenuto nella memoria del dispositivo e quando il PLC va a leggere il nostro programma lo legge in maniera sequenziale, quindi è un funzionamento ciclico di tipo sequenziale ed è in grado di eseguire tutte le funzioni memorizzate con continuità ovviamente fino a quando è in run. Quando ritorna in stop non esegue più niente. Il ciclo che compie per la lettura e la scansione del programma si chiama ciclo di scansione, mentre il tempo impiegato a compiere questo ciclo viene chiamato tempo di scansione. La durata del tempo di scansione ovviamente dipende dal tipo di CPU che abbiamo e anche dalla consistenza del programma, se è di poche righe oppure se è notevolmente lungo e anche con diversi blocchi, ma tipicamente è molto inferiore ai 100 millisecondi, una roba da very fast. Cosa prevede un ciclo di scansione? La prima cosa che fa, legge tutti gli stati, se sono on-off, di tutti gli ingressi, quindi fa questa lettura. Poi elabora l'elaborazione sequenziale delle istruzioni del programma e alla conclusione di questa elaborazione delle istruzioni avviene quella che è l'attivazione delle uscite, così detto in maniera molto veloce. Se vogliamo essere leggermente più approfondire questo argomento, tutti gli ingressi e le uscite di un PLC non sono utilizzati direttamente, cioè leggo l'ingresso e lo metto in uscita, ma vengono memorizzati ad ogni ciclo di scansione. In una parte di memoria, tipicamente la RAM, è quindi in quello che viene chiamato immagine di processo. Questo immagine di processo, in cui vediamo che legge gli ingressi e va in un'area di memoria, li memorizza in quello che chiamiamo area di memoria EPI, che sarebbe immagine di processo degli ingressi. Dopodiché c'è l'elaborazione del programma, il programma legge gli ingressi, sono memorizzati, elabora il programma e secondo lo stesso principio tutte le informazioni relative alle uscite non vengono direttamente emesse direttamente sulla scheda delle uscite, ma vengono memorizzati nell'area di memoria dedicata alle uscite, sempre dello stesso registro, ma quest'area di memoria si chiama IPU, immagine di processo delle uscite. Solo quando il ciclo di elaborazione viene concluso, queste vengono trasferite poi sull'ingresso fisico. Quindi abbiamo visto che legge gli ingressi, non li manda direttamente in uscita, ma li registra su un'area di memoria chiamata IP, elaborazione programma, registra le uscite sull'aggiornamento dell'IPU e poi da queste memorie vanno direttamente alle uscite. Ok, detto questo adesso passiamo direttamente al TIA Portal per vedere in che modo realizzare quanto descritto all'inizio del nostro video.
Ecco il nostro TR Portal. La prima cosa che voglio fare è sul main, voglio sul main controllare il numero di cicli. Ma per fare questo, la prima cosa che faccio è aggiungere un nuovo blocco. Vado ad inserire un blocco globale, un DB. Blocco dati e vado a cambiargli nome e lo chiamo contacicli dell'OB1, comunque conta tutti i cicli. Ok. Adesso mi inserirà il nuovo blocco, lo vedrò qui sotto il main, e qui vado a mettere le variabili, vado a dichiarare delle variabili, e siccome è un DB globale, in questo blocco dati i valori che vado a scrivere o a leggere rimarranno memorizzati. Quindi vado a scrivere qua, su quella voce statica, ad esempio, anche qua gli metto conat, no, perché altrimenti conta cicli, e vabbè, gli metto anche qua OB1, tanto non c'è il diritto contacicli OB1. Per quanto riguarda il tipo di dati, in automatico per default dà un valore booleano, vero o falso, ma siccome deve contare qualcosa dei dati, dei valori, mi serve un valore numerico. Non vado ad usare un valore numerico int intero, ma vado a usare un doppio int. Doppio int, non vado a mettere nessun valore di avvio, deve partire da 0. Vado a mettere un doppio int perché ovviamente i cicli che deve contare sono tanti. È un doppio int è un valore, è un doppio intero, un double int, quindi non sarebbe 16 bit, ma sarebbe un valore a 32 bit. Essendo un valore a 32 bit con segno, per quanto riguarda i valori positivi può contare fino a 2 miliardi, 147 milioni e 483 e rotti valori in positivo. In negativo sono uno in più. Bene, detto questo, per adesso mi fermo così, ricordandoci che ogni blocco deve essere compilato in proprio, quindi compilo anche questo blocco. Quindi quest'area del DB la vado un attimo a iconizzare, metto qui come forma di icona, vado sul mio main. Sul mio main qui comincerò a scrivere la parte di programma che interessa il conta. Metto che questo è conata contacicli totale. Questo non farà altro che sommare ogni ciclo, non fa altro che fare una somma dei cicli, quindi mi serve una operazione matematica. Per qua funzioni matematiche e vado a mettere un operatore di addizione, add. Ecco, cosa devo fare? Devo sommare. Che cosa? Vado a cliccare sul fogliettino per trovare, va a vedere il mio contacicli, che è quello che ho dichiarato qua. Sul mio contacicli globale, se gli clicco, vede che c'è il mio valore che ho aggiunto. Ok. Al valore del contacicli che inizialmente abbiamo detto è 0, vado a sommare 1. Dove va a finire questo valore? Deve andare a finire esattamente nella DB, in questa stessa DB. Quindi non farà altro che memorizzarmi in quest'area, contacicli all'inizio è 0, prende questo valore, quando il run legge tutto il mio programma e quindi ha eseguito un ciclo, e fa questo 0 più 1 e lo mette qua. La prossima volta sarà 1 più il prossimo ciclo saranno 2 e ovviamente così via.
Ovviamente la velocità dipende molto dalla nostra velocità della CPU, il tempo di scansione. Ok, detto questo qui, possiamo già andare a provarlo, quindi vado a compilarlo e a trasferirlo sul mio PLC. Adesso, per chi non avesse il PLC e vuole provare, non c'è nessun tipo di problema, perché invece di trasferirlo sul PLC può andare ad usare il PLC simulato attraverso questa iconetta. Deve aspettare il tempo di apertura del PLC simulato e poi alla fine questo fa altro che simulare un PLC reale e potrò vedere i miei risultati indipendentemente se il PLC ce l'ho o meno. Ecco qua. Vado a fargli indossare i miei controlli on-off che io chiamo occhialini. Ecco, possiamo vedere con che velocità stanno avanzando. Vedete 26,08 a centinaia, 200, 300, 300 cicli al secondo. Quindi questi sono i miei cicli. Prima che arrivi a 2 miliardi di tempo ce ne vuole. Lo rimetto, tolgo i miei occhialini. Ok, e quindi abbiamo visto questa prima parte del nostro esercizio che è contare i nostri cicli. Adesso vediamo in che modo invece visualizzare il numero di riavvii. Prima cosa che faccio adesso è di nuovo andare sul mio blocco dati e aggiungo un'altra variabile che per la stessa filosofia che abbiamo visto in questo caso andrà a contarmi il numero di riavvii. Quindi qua ad esempio posso mettere conta riavvii oppure facciamo gli anglofoni restart. In questo caso invece di mettere un doppio int 2 miliardi, spero che di non riavviarlo 2 miliardi di volte perché prima che finisca di riavviarlo 2 miliardi di volte non credo di esserci. Metto un semplice intero 16 bit che comunque sono già tantissimi. Avendo inserito il solito discorso compila che non si offende. Adesso bisogna fare in modo che il valore del conta restart non posso metterlo sul mio OB100, sul mio OB1, per il semplice motivo che questo qua viene continuamente letto e quindi mi serve qualche cosa che sia presente semplicemente quando il PLC va in run e poi non venga più letto. Quindi va in run la prima volta 1 e quindi rimane 1. Quando lo metto in stop e poi riavvio, essendo di nuovo in run, mi sommerà l'1 di prima con l'1 successivo, è 2. Ma se lo metto sull'OB1, sul principale, questo non può accadere. Allora mi serve 1B speciale. Andiamo a vedere qual è. Per quanto riguarda questo B speciale, nella mia playlist riguardante il PLC Siemens trovate anche quello che serve. OB. Mi serve l'OB100 che sarebbe questo qua, Startup. Vedete, ed è in automatico segna il valore 100, non vado a cambiarlo, lasciamo stare. Gli OB di avvio vengono elaborati una sola volta alla commutazione dello stato di funzionamento della CPU da stop a run. Alla conclusione dell'elaborazione di questo OB inizierà quello dell'OB1. Quindi solo ogni volta lo esegue una volta sola. E proprio lì ti volevo, perché siccome tu lo fai una volta sola, ogni volta che passi da start a stop, ecco, vedete che mi apre già direttamente la pagina dell'OB100. Qui vado a mettere quello che mi serve, cioè di nuovo una funzione matematica, add, somma. Cosa devo sommare? Sempre come prima, solo che devo mettergli il dato suo. Sempre sul conto ciclo B1 abbiamo due variabili, quello dei cicli, quello del restart.
Caro amico, mi sommi 1, ok. Dove vuoi che vada a mettere questo valore di somma? In quello iniziale. Conta cicli OB1, conta restart. E quindi siamo a questo. E qui vado a scrivere, anche se abbiamo poi visto, contare i riavvii. Benissimo. Possiamo passare pure avanti, nel senso che se torno nel mio DB, a differenza del contacicli che voglio che ci sia un incremento continuo, il conta restart voglio che sia un valore a ritenzione, cioè che il valore che viene letto e poi ritrasferito qui rimanga in memoria fino al prossimo e che non venga cancellato. Anche questo compila. Bene. Adesso che abbiamo realizzato questa parte del programma, andiamo sempre sul nostro contacicli perché dobbiamo fare una serie di dichiarazioni di variabili che serviranno per vedere il nostro tempo, data e tempo locale, data e tempo di sistema e data e tempo dell'ultimo riavvio. Quindi cominciamo ad esempio con la dichiarazione data e il nome non ha data time, mi serve per ricordarmi di cosa sto parlando. Come abbiamo visto nell'altro video, se non l'avete visto vi consiglio di vederlo, deve essere un tempo in time, DTL, data in DTL. DLT non esiste, infatti vi dice, capisco che tu voglia scrivere quello che ti piace, ma io non lo conosco. Ecco, mi dà una data che non è quella vera, mi dà quella di, non lo so, di quando è nato, ma non è un mio problema, è un problema suo. Bene, poi sotto vado a mettere data time invece quella locale, perché dice, perché se non avete visto la data time system mi dà la data praticamente di partenza di tutti gli orologi astronomici che se corrispondono al meridiano di Greenwich, quindi l'ora 0, invece quella locale italiana siamo già più un'ora. Se poi c'è anche l'ora solare, la differenza tra il sistema e il locale sono di ben 2 ore. Se vedete che se vado a cliccare qua, io posso poi, mi mette a posto l'anno, il mese, il giorno, il weekend, no? Weekday, hour, minuto, ma posso anche estrarre questi dati, ma lo vedremo magari in un prossimo successivo video. Lo stesso qua, l'ultima date che voglio sarà il data time di restart. Di restart, ovviamente anche questo in DTL. C'è un altro valore che devo andare a mettere che sarebbe l'RT, un RT perché il blocchetto che è del data ha due uscite, il data time e anche un RT che è un valore che per adesso non sto a parlarne perché altrimenti diventa troppo lungo, vi consiglio di vedere il video di cui vi lascerò in descrizione il link. L'RT val della data, ma per essere sicuro ce ne vuole uno per ogni data system. Questo qua invece non deve essere un DTL, posso mettere un intero oppure anche un word, non ha importanza. Qui metto RT, ma avrei potuto mettere anche val. Il nome è semplicemente un nome locale.
e non tir, stavo scrivendo un tir, un rt val data, come l'ho chiamato, restart restart. Bene, avendo aggiunto tutti questi componenti non mi resta altro che compilarlo. Bene, quindi come vedete non sto usando variabili nel PLC, ma sto usando tutto quello che mi serve in un mio DB globale. Adesso posso cominciare ad andare a programmare. Metto giù questo e comincio ad andare sul mio OB100 se non ci sono già, OB100 ci sono già, e aggiungo quello che mi serve per la lettura del sistema. Allora, sul segmento 2, qui metto cosa servirà, questo serve a trasferire il blocco, che adesso vediamo qual è, il blocco al dB, cioè il valore del blocco. Andiamo a vedere. Quindi mi serve adesso un blocco che mi trovo su istruzioni avanzate, su data e ora, che mi serve a leggere l'ora e il tempo del sistema. RD, Read System Time, lo mettiamo qui. Facciamo un po' di apertura. Questo non mettiamo niente come ingresso, lo lasciamo sempre abilitato. Questa è la sua uscita. Vedete che retval e out sono valori che ho inserito. L'out l'ho chiamato data time del redsys e il retval è il retval di questo blocco della lettura del sistema. Cosa devo andare a mettere in queste due uscite? Vado ad aprire un attimo questa finestra, vedete, interfaccia del blocco, la apro un attimo, e anche qua posso mettere delle variabili che non sono globali, ma sono delle variabili che valgono per questo nostro blocco. Vado a metterle sul temporaneo, perché deve andarmi a leggere la lettura del sistema in maniera temporale, perché poi questa lettura voglio che me la trasferisca su quella di quando si è bloccato, di quando ha avuto il riavvio. Quindi deve essere temporanea, altrimenti continuo a leggerla. E posso metterlo, ad esempio, il current system, la chiamiamo così, bello, ci diamo delle aree, il dato del corrente sistema. Ovviamente lui mi dice booleano, ma lascia stare, abbiamo detto che è un dato dt, eccolo qua, dtl. E poi, siccome c'è anche il retval, possiamo chiamarlo retval, ma posso chiamarlo anche return, valore di ritorno. Return value, potete anche chiamarlo retval, non cambia la vita. E questo qua, non DTL, ma anche questo, abbiamo messo Word sul DB, lo mettiamo in Word anche su questo che è l'interfaccia del nostro blocco. Quindi adesso qua su retval, cos'è che devo andare a prendere? Lui mi fa vedere tutto ciò che adesso ho dichiarato.
cioè i contacicli con tutte le sue variabili. No, non è questo che mi serve. E infatti togliamo un attimo, ma c'è anche questi con il segno, con il cancelletto, con il nostro hashtag. Questi qua sono le variabili che mi trovo solo all'interno di questo blocco. Sul return value voglio mettere return value e qui invece vado a mettere il mio current system date. Sì, un attimo che c'è un punto che non ci deve essere. Ecco. Bene, e questa parte del programma l'abbiamo completata. Andiamo pure avanti. L'abbiamo completata nel senso che abbiamo completato il blocco, perché adesso quando interviene lo stop e quindi riparte con il run, andrà a leggermi la data del sistema, andrà a memorizzarla temporaneamente qua, ma a me che sia temporizzata là non è che mi interessi molto, voglio che invece sia temporizzata in maniera da un'altra parte e quindi per fare questo vado ad usare, scusate che l'ho preso qua perché si può prendere anche lì, vado su operazioni di trasferimento e mi trovo questo blocchetto move che non è altro che trasferire un dato da una parte all'altra. Cos'è che deve spostarmi? Voglio che mi sposti la data che ha letto, quindi questo qua, CTRL C, dove voglio che me la trasferisca, perché mi sempre sto puntino? Voglio che me la trasferisca sul mio contacicli qua, sul rtval data restart e quindi andiamo a farlo. Ok, lui mi dice, mi fa vedere sempre tutto ciò che ho a disposizione, ovviamente voglio che me lo trasferisca su un DB globale perché lì mi rimane memorizzato, quindi da smemorato temporaneo mi diventa finalmente a tempo indeterminato, che è una cosa che tutti vorremmo, un bel lavoro a tempo indeterminato. Contacicli OB1, cioè all'interno di questo blocco, quale di questi tre variabili? Voglio che me lo metta qui sul restart. Restart però c'è l'ora, il tempo, i minuti, i secondi. Devo cliccare su nessuna voce perché così me li considera tutti. Ecco, e abbiamo fatto anche questo. Andiamo a compilare. A trasferire nel mio PLC. Arresta tutto. Sì, perché era in run. Abbiamo mandato in run prima per vedere i cicli, avvia unità, adesso riavviala, ok, siamo a posto così. Chiudi questo. Vado di nuovo sul main. Sul main ho fatto qualche altra cosa, comunque se l'avevo già trasferito, ma due è meglio di una. Se per caso l'ho già trasferito mi dice che è attuale, ok. Carica lo stesso. Potevo fare anche annulla. A posto. E vado a prendere il mio contacicli e anche qui gli metto i miei occhialini. Ecco, adesso queste due date non sono andate a buon fine, adesso vediamo perché, però mi fa vedere che data time di restart è, cioè mi fa vedere queste perché quella locale non ne ho parlato, non l'abbiamo utilizzata. Quella del sistema si trova semplicemente nel OB100
E siccome l'Obi-100 è partito dal 1970 e non gli ho detto di spostarla qua, mi è rimasta lì, però mi ha aggiornato giustamente questa del 2025. Se adesso vado mai dire mai, sul main, e metto i miei occhiali, sposto questa, vado sul pannello operatore CPU, contacicli, faccio in modo di mettere le finestre affiancate. Ma come sei lento? Come sei lento, mamma mia. Eccolo qua. E torno da questa parte, altrimenti non posso farlo. E sul pannello operatore gli dico di andare in stop. Dai. Gli dico di andare in stop. Quindi ho messo in stop il mio PLC. Adesso qui mi dovrà cambiare. Conta restart 1, deve andare a 2, metto in run. Riparte a contare i miei giri, ha messo 2, ma mi ha cambiato la data del mio data restart. Ok, l'ultima cosa che vogliamo vedere è, ma che fine ha fatto il locale e il data system? Bene, andiamo a vederlo. Tolgo questo, metto un attimo da parte questo lo spostiamo, ritorniamo come prima, togliamo gli occhialini e andiamo ad aggiungere, ma non sullo startup ma sul main, perché altrimenti non riesco a visualizzare l'RD system, e vado a rimettere su istruzioni data e ora il mio RD system. Bene, quindi questo qua che mi deve leggere data di sistema, mi serve il retval e l'out. Questi qua li va a leggere in automatico. Dove vuoi vederli? Voglio vederli su data time system. Ah no, scusate, ho sbagliato perché questo è il retval, quindi devo mettergli il ritorno, torno a casa Lessi. Quindi questo qua del contacicli voglio il RT data system, ok. Invece sotto devo mettere il mio valore contacicli, il data system, quello che ho chiamato nessuna voce. Ho visto che avendo rimesso start, stop e poi di nuovo start, ritorna, lo zoom si perde. E quindi in questo modo mi sono fatto in modo che vada a leggermi dal mio PLC questi due valori e me li trasferisca sul contacicli. Andiamo a mettere adesso il blocco per la lettura dell'ora locale. Anche questo, il blocchetto si trova sempre su istruzioni avanzate, date ora, ecco, leggi il sistema, leggi l'ora locale. Ovviamente il blocchetto ha sempre l'ingresso per andare a leggere l'ora locale e poi ret val e out. Anche in questo caso devo andargli ad inserire i valori, quello che ho messo sul contacicli. Sul contacicli voglio questo qua, RT, che ho chiamato in questo modo, potrei chiamarlo anche Giuseppe o Antonio, e sull'uscita, sempre di contacicli, il mio DTL locale. Ecco sempre il punto che... Bene, a questo punto non faccio altro che
compilare, trasferire, andiamo a vedere i risultati. Qui non vedo niente perché i valori, vedo solo questo dell'add, vediamo se mi viene fuori il valore, vedete che mi viene 2025 09, però è meglio che vada a vederli sul contacicli. Eccolo qua. Ecco, faccio un attimo così. Quindi vediamo che per quanto riguarda le mie data system, il 15 del 9 di settembre del 2025, ore 16:39. Per quanto riguarda data time local, vedete che non mi segna alle 16:39 ma alle 18:39. Per quale motivo? Perché precedentemente avevo già impostato il mio PLC dicendogli che sono nel fuso orario, se non sono fuso io, di Roma, e che deve tenere conto dell'ora legale, e quindi mi fa vedere che è così. Se non avessi messo quelle due opzioni, qui avrei la stessa identica data. Per quanto riguarda invece il nostro, l'ultima volta che è stato riavviato, è sempre stato il giorno 15 alle 16:30. Bene. Potrei anche farvi vedere come far vedere tutti questi risultati sull'HMI, ma diventerebbe troppo lungo. Quindi per adesso mi fermo così, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto o non siete iscritti al mio canale iscrivetevi perché oltre a questo video potrete vedere moltissimo su molti argomenti. Quindi buona continuazione e arrivederci al prossimo video.